Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cilodex Bruno Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Cilodex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cilodex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cilodex? Cilodex ha un farmaco a base del principio attivo ciprofloxacina più desametasone, appartenente alla categoria degli otorinolaringologici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Cilodex può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Cilodex 3 mg/ml/mg/ml gocce auricolari, sospensione 1 flacone 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Infectopharm-Arzneimittel und Consilium GmbH. Concessionario: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: ciprofloxacina più desametasone. Gruppo terapeutico: otorinolaringologici. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: Cilodex ha indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini, vedere paragrafo 4, 2. Vedere paragrafo 5, 1 per le specie comunemente sensibili. Otite media acuta in pazienti con catetere di timpanostomia, AONT. Otite acuta esterna, AOE. Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Posologia. Popolazione adulta e anziana. Instillare 4 gocce nell'orecchio e interessato e 2 volte al giorno per 7 giorni in base alle diverse istruzioni di instillazione per pazienti con otite media acuta con catetere di timpanostomia e pazienti con otite esterna acuta. Non sono state osservate differenze complessive relative alla sicurezza e all'efficacia fra pazienti anziani e altri pazienti adulti. Popolazione pediatrica. Questo medicinale è stato dimostrato essere sicuro ed efficace in pazienti pediatrici di 6 mesi di età o di età superiore per il trattamento della ONT e in pazienti di 1 anno di età o di età superiore per il trattamento della AOE. Vedere paragrafo 4, 4 per l'uso in bambini di età inferiore ai 6 mesi per ONT e in bambini di età inferiore a 1 anno per AOE. Cilodex può essere usato con lo stesso dosaggio degli adulti, vedere paragrafo 5, 2. Pazienti con compromissione epatica e renale. La compromissione epatica o renale, da lieve a moderata, non altera la farmacocinetica di ciprofloxacina o desametasone a seguito di somministrazione sistemica. A seguito di somministrazione topica nell'orecchio di Cilodex gocce auricolari, potrebbero essere osservati piccoli incrementi nelle concentrazioni plasmatiche di ciprofloxacina più desametasone in pazienti con compromissione renale o epatica grave. Tuttavia, dal momento che l'esposizione sistemica a ciprofloxacina o desametasone dopo somministrazione topica auricolare si attesta su valori bassi, qualsiasi incremento nelle concentrazioni sistemiche dovuto a disfunzioni renali o epatiche rimarrebbe ancora ben al di sotto delle concentrazioni plasmatiche ben tollerate nei bambini e negli adulti a seguito di assunzione delle dosi consigliate per via orale o endovenosa. Non sono necessari aggiustamenti della dose di questo medicinale in pazienti con disfunzione renale o epatica. Modo di somministrazione: solo per uso otologico. Istruire i pazienti ad agitare bene il flacone prima dell'uso. La sospensione va scaldata tenendo il flacone tra le mani per qualche minuto al fine di evitare capogiri che potrebbero verificarsi nel caso in cui si dovesse procedere all'instillazione di una sospensione fredda. Il paziente deve disporsi disteso con l'orecchio interessato rivolto verso l'alto, quindi le gocce devono essere instillate tirando varie volte il lobo. Per pazienti con otite media acuta con catetere per timpanostomia, il traco deve essere spinto verso l'interno dell'orecchio per 5 volte al fine di facilitare la penetrazione delle gocce nell'orecchio medio. Questa posizione deve essere mantenuta per circa 5 minuti per facilitare la penetrazione delle gocce nell'orecchio. Ripetere, se necessario, per l'orecchio opposto. Per prevenire la contaminazione del contagocce al fine di limitare i rischi batterici, è necessario prestare attenzione a non toccare il padiglione auricolare o il condotto uditivo esterno e le aree circostanti, oppure altre superfici con il contagocce del flacone. Mantenere il flacone ben chiuso quando non è in uso.
Conservare il flacone fino al termine del trattamento. Controindicazioni: ipersensibilità alla ciprofloxacina, ad altri chinoloni, al desametasone o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Infezioni dell'orecchio virali, ad esempio, varicella, herpes simplex e fungine. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Questo medicinale ha solo per uso otologico, non è idoneo all'uso oftalmico, all'inalazione o all'iniezione. Se l'otorea persiste dopo un ciclo di terapia completo, o se si verificano 2 o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Dopo somministrazione topica auricolare in pazienti pediatrici con catetere per timpanostomia brevettati, sono state osservate basse concentrazioni plasmatiche per la ciprofloxacina, a 0,50 ng/ml, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cilodex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cilodex durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dal momento che non sono stati condotti studi negli animali sulla riproduzione né copyright studi adeguati o ben controllati sulle donne in stato di gravidanza con la combinazione di ciprofloxacina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cilodex non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. In 5 studi clinici che hanno coinvolto 976 pazienti, Cilodex è stato somministrato 2 volte al giorno. CHA ha coinvolto 439 pazienti che hanno partecipato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La limitata capacità di trattenimento del canale uditivo per i prodotti ad uso topico esclude di fatto il sovradosaggio mediante canale uditivo. Tuttavia, l'ingestione orale di Cilodex risultante in sovradosaggio o la protratta terapia ototopica potrebbe comportare la soppressione dell'asse ipotalamo ipotisi surrene, HPA. Benché copyright la riduzione della velocità di crescita in età pediatrica e o la soppressione delle concentrazioni plasmatiche di cortisolo appaiano più pronunciate dopo sovradosaggio sostanziale o trattamento prolungato, ad esempio, vari mesi, con Cilodex, ci si attende che siano effetti transitori, da giorni a settimane, e facilmente reversibili, senza postumi a lungo termine. Il trattamento del sovradosaggio acuto consiste generalmente in una terapia sistemica e di supporto e può includere inizialmente vomito e lavaggio gastrico. Proprietà farmacodinamiche. Classificazione ATC. Categoria farmacoterapeutica. Otologici, corticosteroidi e antinfettivi in combinazione. Codice ATC S02K06. Meccanismi d'azione. Queste gocce auricolari contengono il fluorochinolone ciprofloxacina come agente antibatterico. L'azione battericida della ciprofloxacina, proprietà farmacocinetiche. Ciprofloxacina. Assorbimento. I livelli plasmatici di ciprofloxacina sono molto bassi a seguito di somministrazione topica auricolare di Cilodex 3 mg/ml/1 mg/ml gocce auricolari, sospensione in pazienti pediatrici. Dopo, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute. Non vi sono prove che la somministrazione topica di Cilodex nell'orecchio, elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, idrossiatilcellulosa, acetato di sodio, triidrato, acido acetico, cloruro di sodio, disodio edetato, tilossapolo, acido borico, acido cloridrico/idrossido di sodio, per la regolazione del pH, acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.